Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati sul nostro canale. Siamo super contenti di avervi qui con noi oggi per un nuovo video. Un video che, credeteci, è stato davvero difficile da preparare. Ma sentivamo che dovevamo farlo. Dovevamo parlarne con voi. Oggi vi parleremo di una storia. Una storia che ha fatto il giro del web. Una storia che ha appassionato, fatto sognare, ma anche fatto discutere tantissimo. La storia di Burak e Neslihan e del loro amore shock. Forse molti di voi li conoscono già, magari avete visto qualche loro video su TikTok, Instagram, o magari avete sentito parlare di loro attraverso amici e parenti. Ma se vi siete persi qualcosa, non preoccupatevi, siamo qui per fare un po' di chiarezza e raccontarvi tutto quello che sappiamo, aggiungendo un pizzico di riflessioni personali. Prima di iniziare, però, un piccolo favore, se vi piace questo tipo di contenuti, se vi piacciono le storie che vi raccontiamo, i nostri punti di vista, non dimenticatevi di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante rosso qui sotto e attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovo video. Per noi è davvero importante il vostro supporto. Bene, allora, mettiamoci comodi e parliamo di Burak e Neslihan. La loro storia è cominciata come tante altre storie d'amore moderne, con un incontro virtuale, like e commenti sotto le foto, messaggi privati che si fanno sempre più frequenti e, alla fine, la decisione di incontrarsi di persona. Fin qui, tutto normale, no? Ma è qui che le cose si fanno interessanti. Burak e Neslihan, apparentemente, vivono vite completamente diverse. Burak è un ragazzo di umili origini, lavora sodo per mantenersi e ha una famiglia a cui badare. Neslihan, invece, sembra provenire da una famiglia benestante, vive in una grande villa e frequenta ambienti più altolocati, diciamo così. Due mondi che, sulla carta, non avrebbero mai dovuto incontrarsi. Ma l'amore, si sa, è imprevedibile. E così, Burak e Neslihan si innamorano. Un amore intenso, passionale, che li travolge completamente. Cominciano a postare foto e video insieme, mostrando la loro felicità al mondo intero. Ed è qui che scatta l'amore shock. Perché shock? Perché la loro relazione, fin da subito, ha suscitato reazioni contrastanti. Da una parte, c'erano le persone che si complimentavano con loro, che ammiravano la loro forza e il loro coraggio nel sfidare le convenzioni sociali. Dall'altra, invece, c'erano i critici, gli scettici, quelli che non credevano alla loro storia, che la definivano una montatura, un'operazione di marketing o addirittura qualcosa di peggio. Ma Burak e Neslihan non si sono lasciati scoraggiare. Hanno continuato a vivere la loro storia d'amore, ignorando le malelingue e concentrandosi solo su loro stessi. Hanno viaggiato insieme, hanno condiviso momenti speciali, hanno costruito un rapporto apparentemente solido e indistruttibile. E poi è arrivato il colpo di scena. Un video, postato da Neslihan, in cui annunciava la sua decisione di rinunciare a tutto per amore di Burak. In questo video, Neslihan diceva di essere stanca della sua vita agiata, dei suoi privilegi, di tutte le aspettative che la sua famiglia aveva su di lei. Diceva di voler vivere una vita più autentica, più semplice, accanto all'uomo che amava. Questo video ha fatto il boom. Milioni di visualizzazioni, migliaia di commenti, articoli sui giornali e in televisione. Tutti parlavano di Burak e Neslihan, del loro amore shock e della decisione drastica di Neslihan. Ma la storia non finisce qui. Perché, poco dopo, è uscita la verità. Una serie di video e post sui social media in cui venivano rivelati dettagli inediti sulla vita di Burak e Neslihan, dettagli che mettevano in discussione l'immagine idilliaca che avevano costruito. Si scopriva, ad esempio, che la famiglia di Neslihan non era poi così ricca come sembrava, che la villa in cui viveva era in realtà in affitto e che il suo stile di vita lussuoso era finanziato, in parte, da sponsorizzazioni e collaborazioni con vari brand. Si scopriva, inoltre, che Burak aveva un passato un po' complicato, con qualche piccolo guaio con la giustizia e una reputazione non proprio impeccabile nel suo quartiere. Insomma, la verità era ben diversa dalla favola che Burak e Neslihan avevano raccontato. E questo ha scatenato un'ondata di indignazione e delusione tra i loro follower. Molti si sono sentiti traditi, presi in giro, usati per aumentare la loro visibilità e il loro successo sui social media. Quindi, cosa possiamo imparare da questa storia? Beh, innanzitutto, che non tutto ciò che vediamo sui social media è vero. Spesso, le persone mostrano solo una parte della loro vita, quella che vogliono farci vedere, quella che pensano che ci piacerà di più.
E questo non significa necessariamente che stiano mentendo, ma semplicemente che stanno scegliendo cosa condividere e cosa tenere per sé. In secondo luogo, questa storia ci insegna che le apparenze ingannano. Non possiamo giudicare una persona dalla sua provenienza sociale, dal suo aspetto fisico o dal suo stile di vita. Dobbiamo andare oltre, cercare di conoscere veramente le persone, di capire le loro motivazioni e i loro valori. E infine, questa storia ci ricorda che l'amore, quello vero, non ha bisogno di artifici, di colpi di scena, di annunci eclatanti. L'amore vero è fatto di piccole cose, di gesti quotidiani, di rispetto e fiducia reciproca. Detto questo, non vogliamo giudicare Burak e Neslihan. Non sappiamo cosa li abbia spinti a comportarsi in questo modo, quali fossero le loro intenzioni, quali fossero le pressioni che subivano. Forse erano giovani e ingenui, forse erano in cerca di fama e successo, forse erano semplicemente innamorati e volevano vivere la loro storia d'amore senza compromessi. Qualunque sia la verità, la loro storia ci ha fatto riflettere su tanti aspetti importanti della società moderna, sul ruolo dei social media, sul significato dell'amore e della felicità. E questo, secondo noi, è già un risultato importante. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto, che vi abbia fatto riflettere e magari anche un po' divertire. Abbiamo cercato di raccontarvi la storia di Burak e Neslihan nel modo più obiettivo e completo possibile, ma ovviamente, questo è solo il nostro punto di vista. Vi ringraziamo di cuore per aver guardato il video fino alla fine. Se avete opinioni diverse, se avete qualcosa da aggiungere, non esitate a lasciare un commento qui sotto. Siamo sempre curiosi di conoscere i vostri pensieri e di aprire un dibattito costruttivo. E ora, l'ultima cosa, se vi è piaciuto questo video, non dimenticatevi di mettere un bel mi piace, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale per non perdervi nessun nuovo contenuto. Grazie ancora a tutti e alla prossima. Ciao! Ok, ora che abbiamo fatto un bel riassunto, possiamo davvero scavare a fondo nella storia di Burak e Neslihan. Proviamo a immaginare come è cominciato tutto, a ricostruire la loro relazione passo dopo passo, e a capire cosa c'era dietro le quinte di questo amore shock. Ricordate, abbiamo detto che si sono conosciuti online, ma come precisamente? Beh, stando alle loro prime interviste, e, diciamocelo, anche a una bella dose di spulciamento dei loro profili social, tutto è partito da Instagram. Neslihan, che all'epoca si stava già costruendo una piccola reputazione come influencer, aveva postato una foto in un locale alla moda di Istanbul. Burak, che di solito non seguiva quel tipo di profili, si era ritrovato la foto nel suo feed grazie all'algoritmo di Instagram. L'algoritmo. La foto gli era piaciuta, e aveva lasciato un commento semplice ma sincero: bellissima foto. Neslihan, sommersa da centinaia di commenti al giorno, di solito non rispondeva a tutti. Ma per qualche ragione, quel commento le aveva colpito. Forse era la semplicità, forse era il fatto che non fosse uno dei soliti commenti da stalker, forse era solo fortuna. Fatto sta che Neslihan aveva risposto: grazie. Da lì, era iniziato un piccolo scambio di messaggi. Burak, timidamente, aveva iniziato a commentare altre foto di Neslihan. Neslihan, incuriosita, aveva iniziato a dare un'occhiata al profilo di Burak. Aveva visto le foto del suo quartiere, le foto con i suoi amici, le foto al lavoro. Un mondo completamente diverso dal suo. E forse, era proprio questa differenza ad attrarla. Neslihan, nonostante la sua vita apparentemente perfetta, si sentiva spesso insoddisfatta. La sua famiglia aveva grandi aspettative su di lei. Volevano che studiasse economia, che si sposasse con un uomo della loro cerchia, che continuasse la tradizione di famiglia. Ma Neslihan sognava qualcosa di diverso. Voleva viaggiare, voleva fare la fotografa, voleva vivere una vita più autentica. Burak, d'altra parte, era affascinato dalla vita di Neslihan. La vedeva come una principessa, una ragazza irraggiungibile. Non si era mai sognato di poter avere una relazione con una persona come lei, ma allo stesso tempo sentiva una forte attrazione per la sua bellezza, per la sua intelligenza, per la sua gentilezza. Dopo settimane di messaggi, avevano deciso di incontrarsi. Burak aveva scelto un piccolo bar nel suo quartiere, un posto semplice ma accogliente. Neslihan, abituata ai locali di lusso, era rimasta sorpresa, ma aveva apprezzato l'autenticità del posto. E lì, di persona, la scintilla era scattata. Avevano parlato per ore, scoprendo di avere molto in comune, nonostante le loro differenze. Avevano riso,
Avevano scherzato, si erano guardati negli occhi. Alla fine della serata si erano salutati con un bacio timido ma promettente. Nei giorni successivi si erano visti sempre più spesso. Burak aveva iniziato a portare Neslihan nel suo mondo. Le aveva fatto conoscere i suoi amici, la sua famiglia, il suo quartiere. Neslihan, a sua volta, aveva iniziato a portare Burak nel suo mondo. Le aveva presentato i suoi genitori, i suoi amici, i suoi colleghi. E qui erano iniziati i primi problemi. La famiglia di Neslihan non vedeva di buon occhio la sua relazione con Burak. Lo consideravano un ragazzo di strada, inadatto a lei. Gli amici di Neslihan lo guardavano con sospetto, convinti che volesse solo approfittare della sua ricchezza. Anche gli amici di Burak erano un po' scettici. Non capivano cosa ci trovasse con una ragazza così diversa da lui. Lo prendevano in giro, dicendo che era diventato uno snob. Ma Burak e Neslihan non si erano lasciati influenzare dalle opinioni degli altri. Erano innamorati e volevano stare insieme. Avevano iniziato a postare foto e video della loro relazione sui social media, mostrando al mondo la loro felicità. Ed è qui che era scattato l'amore shock. La loro storia aveva attirato l'attenzione di migliaia di persone. Molti li ammiravano per il loro coraggio nel sfidare le convenzioni sociali. Altri li criticavano, dicendo che la loro relazione era una farsa. Ma Burak e Neslihan avevano continuato a vivere la loro storia d'amore, ignorando le male lingue. Avevano viaggiato insieme, avevano condiviso momenti speciali, avevano costruito un rapporto apparentemente solido e indistruttibile. Poi, era arrivato il video di Neslihan in cui annunciava la sua decisione di rinunciare a tutto per amore di Burak. Questo video aveva fatto il boom, portando la loro storia alla ribalta dei media. Ma, come sappiamo, la favola era finita. Era uscita la verità, rivelando i dettagli oscuri della vita di Burak e Neslihan. Analizziamo un po' più a fondo questi dettagli oscuri. Cosa c'era di vero nelle accuse? Quanto era costruita la loro immagine sui social media? Partiamo dalla famiglia di Neslihan. È vero che non erano ricchi come sembrava. La villa in cui vivevano era in affitto, e il loro stile di vita lussuoso era finanziato in parte da sponsorizzazioni e collaborazioni con vari brand. Ma questo non significa che Neslihan fosse una bugiarda. Semplicemente, aveva creato un'immagine patinata sui social media, per attirare follower e opportunità di lavoro. Molti influencer lo fanno. Non è una novità. Il problema è che aveva presentato questa immagine come la realtà, senza specificare che si trattava di una finzione. E questo aveva fatto sentire traditi i suoi follower. Per quanto riguarda Burak, è vero che aveva un passato un po' complicato. Da giovane, aveva avuto qualche piccolo guaio con la giustizia, per piccoli furti e risse. Aveva una reputazione non proprio impeccabile nel suo quartiere. Ma Burak era cambiato. Aveva trovato un lavoro, si era preso cura della sua famiglia, aveva cercato di rimettersi in carreggiata. Il suo passato non lo definiva. Il problema è che aveva nascosto questo passato a Neslihan, per paura di essere giudicato. E quando la verità era venuta a galla, Neslihan si era sentita tradita. Non tanto per il suo passato, quanto per il fatto che glielo avesse tenuto nascosto. Quindi, cosa è successo dopo la rivelazione della verità? Beh, ovviamente, la loro relazione è andata in crisi. Neslihan era arrabbiata e delusa. Burak era pentito e si sentiva in colpa. Hanno cercato di salvare la loro relazione, ma era troppo tardi. La fiducia era stata spezzata. La loro immagine sui social media era stata distrutta. Si sono lasciati, tra accuse reciproche e lacrime. La loro storia d'amore, che aveva fatto sognare migliaia di persone, era finita nel peggiore dei modi. Cosa possiamo imparare da questa storia? Beh, come abbiamo detto all'inizio, che non tutto ciò che vediamo sui social media è vero, che le apparenze ingannano, che l'amore vero non ha bisogno di artifici. Ma c'è anche un'altra lezione importante, l'importanza della verità e della trasparenza in una relazione. Se Burak e Neslihan fossero stati onesti l'uno con l'altra fin dall'inizio, forse la loro storia sarebbe finita diversamente. Forse avrebbero superato le difficoltà, forse avrebbero costruito una relazione più solida e duratura. Ma hanno preferito nascondere la verità, per paura di essere giudicati. E questo ha finito per distruggere tutto. Quindi, ragazzi, siate onesti con voi stessi e con le persone che amate. Non cercate di costruire un'immagine fittizia di voi stessi. Mostratevi per quello che siete veramente, con i vostri pregi e i vostri difetti. Perché alla fine, è la verità che conta. È la verità che costruisce relazioni solide e durature.
È la verità che rende la vita degna di essere vissuta. E ora, torniamo a Burak e Neslihan. Cosa fanno oggi? Sono ancora famosi sui social media? Sono felici? Beh, la loro fama è diminuita drasticamente. Dopo lo scandalo, molti dei loro follower li hanno abbandonati. Hanno perso sponsorizzazioni e opportunità di lavoro. Neslihan ha cercato di reinventarsi, concentrandosi sulla sua passione per la fotografia. Ha aperto un piccolo studio fotografico e cerca di farsi strada nel mondo della fotografia artistica. Burak è tornato a lavorare nel suo vecchio quartiere, AAP. Erto un piccolo negozio di riparazioni e cerca di ricostruire la sua vita. Non sono più in contatto. Si sono lasciati alle spalle la loro storia d'amore, cercando di dimenticare il passato. Sono felici? Non lo sappiamo, ma speriamo che abbiano imparato dai loro errori e che siano in grado di costruire un futuro migliore per se stessi. E questo, ragazzi, è tutto. La storia di Burak e Neslihan, un amore shock che ci ha fatto riflettere su tanti aspetti importanti della società moderna. Grazie ancora per aver guardato il video fino alla fine. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia fatto riflettere. Se avete opinioni diverse, se avete qualcosa da aggiungere, non esitate a lasciare un commento qui sotto. Siamo sempre curiosi di conoscere i vostri pensieri e di aprire un dibattito costruttivo. E ora, l'ultima cosa. Se vi è piaciuto questo video, non dimenticatevi di mettere un bel mi piace, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale per non perdervi nessun nuovo contenuto. Grazie ancora a tutti e alla prossima. Ciao!